Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vediamo insieme come fare questa bellissima e piccolissima stella di Natale. Questo schema fa parte di un gruppo di tutorial che sto facendo di elementi basici del Natale. La stella di Natale che faremo oggi, come la stellina, il pacco e l'agrifoglio, che abbiamo già fatto e di cui vi lascio il tutorial nella descrizione del video, sono elementi basici che possiamo appunto utilizzare per abbellire dei progetti più grandi, come può essere questa pallina di Natale di cui vi ho fatto il tutorial, oppure ghirlande o qualunque altra cosa vi venga in mente di fare in cui vi servono degli elementi basici, piccoli e veloci da fare. Mentre oggi facciamo insieme questa bellissima stella di Natale. Ha 2 giri di petali, è molto veloce da fare, ma non è banale. Lo schema è semplice, ma bisogna avere una ottima lettura del lavoro, quindi dei punti. Se avete quindi dei dubbi sui punti basici e la loro forma, vi rimando al corso basico di uncinetto e ve lo lascio linkato nelle schede in alto a destra e nel box informazioni. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per la corolla prepariamo un anello magico e lavoriamo 6 punti bassi nel cerchio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio e chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso del giro. Se voi lavorate con un unico colore, adesso da qui iniziate il secondo giro. Io invece cambio colore, quindi faccio una catenella di sicurezza e taglio il filo. Con il secondo filo prepariamo un nodino iniziale e vediamo come lavorare i petali. Lavoreremo 2 giri di petali, uno lavorando in costa davanti, quindi prendendo solo la mezza catenella davanti del punto, e qui lavoreremo il primo giro di petali, che sono quelli un po' più piccoli, e poi il secondo giro di petali lo lavoriamo prendendo la mezza catenella dietro che rimane libera. Avendo cambiato il colore di filo posso iniziare da uno qualunque dei punti. Se voi proseguite con lo stesso colore, iniziate il primo giro di petali lavorando sempre in costa davanti dallo stesso punto in cui avete chiuso con il punto bassissimo. Io invece mi aggancio in un punto qualunque agganciandomi in costa davanti. E lavoriamo il petalo piccolo. Per il petalo piccolo lavoriamo sempre lavorando in un solo punto, 2 catenelle, un punto alto, una catenella ed ora lavoriamo un punto alto nel punto alto precedente. Il punto alto ha 2 chiusure e si formano questi 2 filetti un po' diagonali e poi una V qui sopra. Lavoriamo il punto alto su questi 2 fili qui, così. Ora lavoriamo una catenella e un punto bassissimo in questo filo del punto alto che abbiamo appena lavorato. E un mezzo punto alto nella stessa posizione in cui abbiamo lavorato il precedente punto alto, quindi qui. Due catenelle e terminiamo il petalo con un punto bassissimo sempre nello stesso punto di base. E questo è il petalo.
per completare il giro dobbiamo ripetere 6 volte in tutto questo schema. Quindi ora passiamo al prossimo punto con un punto bassissimo, sempre prendendo in costa davanti, e rivediamo il petalo. 2 catenelle, un punto alto nello stesso punto di base, una catenella, un punto alto nel precedente punto alto prendendo questi 2 filetti, così, una catenella, un punto bassissimo qui, e un mezzo punto alto lavorando nella stessa posizione in cui abbiamo lavorato il precedente punto alto, quindi qui. Un mezzo punto alto, 2 catenelle e un punto bassissimo per tornare al punto di base. E ripetendo questo schema completiamo tutto il giro lavorando 6 petali in tutto. E terminiamo anche l'ultimo petalo lavorando un punto bassissimo nel punto di base. E così termina il primo giro di petali. Per il secondo giro di petali, se giriamo sul retro, vediamo tutte le mezze catenelle non lavorate dei 6 punti in verde, e in queste mezze catenelle lavoreremo il secondo giro di punti. Quindi ci spostiamo nel prossimo punto con un punto bassissimo e lavoriamo il petalo grande. Pieghiamo in avanti il primo giro di petali in modo da vedere bene. Lavoriamo 3 catenelle, 1, 2, 3, un punto alto doppio, e vediamo come è fatto un punto alto doppio. Il punto alto doppio ha una V qui sotto, il filetto di chiusura, un'altra V qui, un filetto di chiusura e un'altra V qui sopra. Così è fatto un punto alto doppio. Ora lavoriamo un punto alto prendendo questo filo e questo del punto alto doppio che abbiamo appena lavorato. E questo è il risultato. Ora lavoriamo una catenella e un punto alto nell'ultimo punto alto che abbiamo lavorato. Questo è il punto alto, noi entriamo in questo e questo filo e lavoriamo un punto alto, una catenella, un punto bassissimo in questo primo filetto, un punto alto nella stessa posizione in cui abbiamo lavorato l'ultimo punto alto, qui, e un punto alto alla base del punto alto doppio, qui dove avevamo lavorato il primo punto alto, qui. E completiamo con 3 catenelle e un punto bassissimo nel punto di base. E questo è il petalo grande. Ne lavoriamo un altro insieme, ci spostiamo nel prossimo punto con un punto bassissimo, lavoriamo 3 catenelle, un punto alto doppio, un punto alto nel punto alto doppio entrando in questi 2 filetti, una catenella, un punto alto nel punto alto, questo è il punto alto e noi entriamo qui, una catenella, un punto bassissimo in questo primo filetto del punto alto,
un punto alto nella stessa posizione in cui abbiamo lavorato questo punto alto, e un punto alto anche sulla prima chiusura del punto alto doppio, qui dove avevamo lavorato il primo punto alto. Tre catenelle e un punto bassissimo. E in questo modo, ripetendo in tutto 6 volte, lavoriamo anche il secondo giro di petali. E dopo aver lavorato anche i 6 petali del secondo giro, semplicemente facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Sistemiamo un po' i petali e la nostra stella di Natale è pronta. Volevo farvi notare una cosa: alle volte mi dite che pur utilizzando lo stesso filo e lo stesso uncinetto che ho usato io, i vostri lavori vengono più grandi o più piccoli. Questi 2 fiori li ho fatti io con lo stesso filo e con lo stesso uncinetto, però questo l'ho fatto probabilmente in un momento, questo è il prototipo, e probabilmente ero un po' più tesa, un po' più impegnata e ho tirato di più e quindi è più piccolo. Questo l'ho fatto oggi con voi e come si vede è ben più grande e più morbido. Quindi dipende dalla tensione del filo, dipende anche dal momento in cui stiamo lavorando. Con la stessa tecnica, se vogliamo, possiamo aggiungere un paio di foglioline verdi utilizzando lo schema della foglia grande, facendole singole e applicandole poi intorno al fiore. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questa piccola stella di Natale vi piaccia e che vi possa essere utile. Non spaventatevi per lo schema, perché in realtà, se capiamo bene come sono fatti i punti, è molto semplice. Fatemi sapere se vi piace questa piccola stella di Natale regalandomi il vostro like oppure lasciandomi un bel messaggio qui sotto il video. Non vedo l'ora di vedere tutti i vostri progetti e quindi lo sapete, potete condividere con me le vostre foto taggandomi in Instagram o condividendole nel mio gruppo Facebook che si chiama Uncinetta e Divertiti. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo, come sempre, vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!